Era la mattina più caotica dell'anno nel bosco colorato. Drago raffreddato si svegliò con il naso che prudeva già dalle 6. Uscì dalla tana, si stiracchiò, aprì la bocca per dire buongiorno al bosco e C'è. il getto di ghiaccio sparò dritto su un alveare. L'alveare si congelò in un blocco azzurro brillante. Le api uscirono fuori tutte insieme, congelate a metà volo, come una scultura giallo e nera sospesa nell'aria. Poi le api si scongelarono e partirono furiose in ogni direzione. Drago raffreddato fece un passo indietro, poi un altro. Poi girò la testa e vide Zibù sul sentiero, verde acceso, poi giallo spavento, poi arancione divertimento. Tutto in 2 secondi, con il dito puntato verso qualcosa dietro di lui. Le api stavano arrivando. Corsero senza dire una parola, giù per il sentiero, oltre il cespuglio di more, oltre il torrente, fino al prato di fiori alti, dove si fermarono senza fiato con le zampe sulle ginocchia. 3 api erano ancora incollate alla sciarpa di Drago raffreddato. Zibù le soffiò via con delicatezza, diventando color menta, il suo colore delle scuse silenziose. Il drago si sistemò la sciarpa e guardò nel bosco, con l'aria di chi sta valutando se tornare a letto. Zibù invece guardava nella direzione opposta, verso est, verso il lago rosa. Prese Drago raffreddato per una zampa e lo trascinò senza spiegare niente. Il drago lo seguì. Lo conosceva abbastanza da sapere che quando Zibù diventava arancione e brillante conveniva andare senza fare domande. Camminarono 10 minuti nel bosco mattutino, tra l'erba bagnata di rugiada e i raggi di sole obliqui tra gli alberi, finché davanti a loro non apparve l'acqua rosa del lago che rifletteva il cielo come uno specchio enorme e silenzioso. Zibù si fermò sul bordo e guardò il drago con un sorriso che non aveva bisogno di parole. Drago raffreddato capì subito. Guardò il lago, guardò il proprio naso, guardò il lago ancora. Scosse la testa piano. No, era una pessima idea. Zibù allargò le zampe. Ma dai, era un'ottima idea. Il drago incrociò le braccia. Zibù indicò il lago, poi il drago, poi il lago ancora, con la faccia di chi ha già deciso da un pezzo. Drago raffreddato rimase immobile 30 secondi esatti, poi altri 10 e poi altri 5. Poi si avvicinò al bordo, chiuse gli occhi, lasciò arrivare il solletico senza combatterlo e C'è. getto colpì il centro del lago. Il rosa si congelò verso l'esterno in onde perfette, rosa pallido, rosa acceso, rosa quasi rosso ai bordi, finché tutto il lago non fu un disco di ghiaccio colorato che scintillava sotto il sole mattutino come una gemma enorme posata nel bosco. Zibù diventò color arcobaleno, tutto intero, dalla testa alla coda. Scivolarono, caddero, si rialzarono e ricaddero per 20 minuti filati. Drago raffreddato era troppo pesante. Ogni volta che provava a girare le zampe andavano in direzioni diverse e finiva seduto con un tonfo che faceva tremare l'intera superficie rosa. Zibù era troppo leggero, appena prendeva velocità non riusciva a fermarsi e rimbalzava contro il bordo, come una pallina colorata che cambiava tonalità ad ogni rimbalzo. Il bosco intorno li osservava in silenzio, la volpe sul ramo con aria giudicante, 3 scoiattoli fermi con le ghiande in mano dimenticate, persino Trottolo la tartaruga era arrivata, probabilmente partita la mattina prima. Zibù rimbalzò sul bordo, tornò indietro di schiena e si scontrò col drago, in pieno centro lago. Un groviglio di zampe, sciarpa rossa a colori, verde, giallo, arancione, viola, tutto insieme, sul ghiaccio rosa che tremò da parte a parte. Si rialzarono coperti di ghiaccio rosa, con la sciarpa di drago raffreddato finita sulla testa di Zibù. Il bosco esplose in versi, la volpe abbaiò, gli scoiattoli stridettero. Trotolo rise così lentamente che ci volle un minuto intero per sentirlo. Zibù sistemò la sciarpa sulla testa, come se fosse un cappello di proposito. Diventò rosa, esattamente lo stesso rosa del lago, e fece una piccola riverenza scivolando subito di lato. Drago raffreddato rise, una risata grossa e calda,
che mandò uno sbuffo di vapore nell'aria fredda del mattino. Poi sentì il solletico arrivare di nuovo. C'è. Il secondo starnuto colpì il bordo, il ghiaccio si spaccò in 1000 pezzi rosa che volavano come coriandoli ricaddero sull'acqua. Plin plin plin, finché il lago non tornò rosa e liquido e bellissimo come sempre. I due rimasero in piedi nell'acqua gelata fino alle ginocchia, nel silenzio del bosco, sotto il sole del mattino. Zibù diventò di un bellissimo dorato. A volte la giornata storta diventa la più bella, dipende da cosa decidi di farne. E buonanotte bambini, buonanotte mamma e papà. Alla prossima avventura. Mua mua.